Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Io sono Francesco e oggi andremo a vedere come utilizzare questo detergente specifico per filtri KN in tessuto. Questo detergente è stato acquistato su Amazon e poi, come al solito, vi lascio tutti i link nella descrizione del video per andarvi a vedere le specifiche. Partiamo dal presupposto che questo detergente va utilizzato su filtri KN in cotone, anche se questa nota azienda americana dà i loro filtri sportivi con un intervallo di tempo tra una pulizia e l'altra di almeno 50-70 mila chilometri. Io andrò ad effettuare la pulizia sul mio filtro installato più di 2 anni fa, dove qua sopra trovate i link del video, quindi dell'installazione di questo filtro. Se mi sono accorto dopo 35.000 km che è abbastanza sporco. Detto questo, la prima cosa che dobbiamo fare è sicuramente andare a recuperare un contenitore, poiché una volta che il detergente ha fatto il suo lavoro dobbiamo risciacquare questo filtro, quindi tutta la roba che rimarrà all'interno di questo contenitore la butteremo nel water, vero? Cose da pazzi. Non si butta nel water, questi sono residui chimici, quindi vanno smaltiti in maniera adeguata. Ho trovato un contenitore che secondo me potrebbe andare bene. Allora, questo contenitore è abbastanza fondo. Quando andremo ad applicare il nostro detergente, così colerà tutte le impurità sotto la base del contenitore, quindi il filtro non rimarrà a contatto con le impurità stesse. Ovviamente questo è un filtro normale, ragazzi, non è il filtro sportivo. L'ho utilizzato solo per vedere la dimensione del contenitore. Un consiglio: se andrete a sostituire il filtro, non buttate il filtro esistente. Questo filtro potrebbe essere utilizzato durante questa operazione, visto che richiede abbastanza tempo. Se la vostra vettura vi dovesse servire in quel lasso di tempo, potete andare a riposizionare il filtro dell'aria vecchio e utilizzarlo. La seconda cosa che dobbiamo fare è andare a smontare il filtro dell'aria sportivo. Per questa operazione servirà solo una 10 e un cacciavitino con punta spaccata. Andiamo a rimuovere questo bulloncino. Con il cacciavitino spaccato andiamo a rimuovere questi rivetti in plastica. Basta sollevare la parte centrale, 1 e 2. Il terzo passaggio è andare a tirare questa levetta verso di noi, tirare verso di noi e sollevare il tutto. Ok? Ragazzi, vi consiglio di non andare a rimuovere la parte solamente del tubo, anzi, se non avete messo, mettete una fascetta per mantenere ferma questo snodo, poiché questo è facile allentarsi e rompersi. Poi fate come volete. A questo punto dobbiamo andare a sganciare i due fermi, questo di destra e questo di sinistra. Ci sono due fermi qua, 1 e 2. Stop. Una volta che abbiamo sganciato, scende la parte in plastica fissa e qui c'è il nostro filtro. Una volta tolto il filtro, verificate all'interno della scatola filtro che non ci siano foglie o cose varie. È impossibile che entrino, ragazzi, però comunque verificate che sia tutto perfettamente pulito, altrimenti va o aspirato o pulito con uno straccetto. A questo punto, prima di andare a usare il nostro detergente, giriamo la parte filtrante, quindi esterna, dove entra l'aria all'interno del filtro, quindi non la parte interna alla scatola, vedete che è pulita questa, ma la parte esterna, e cerchiamo di
far cadere il grosso, per intenderci. Non lo molestiamo troppo però, con delicatezza, visto quello che costa. Allora, a questo punto possiamo aiutarci con un pennelletto morbido morbido morbido, poiché questo filtro, ragazzi, è in tessuto, ma praticamente le maglie sono in metallo, non è plastica, quindi è abbastanza resistente. Guardate qua, ecco qua, diciamo che può andare bene. Beh, era abbastanza sporco, Allora, a questo punto io direi iniziamo dalla parte questa esterna, quindi dalla parte più sporca, in modo che così passiamo il detergente, poi giriamo, lo passiamo dalla parte interna e la sporcizia si deposita in fondo al contenitore. Mettiamo su on, altrimenti non esce nulla. Ci mettiamo in maniera idonea. Mi raccomando, ragazzi, guanti e occhiali, e ci vorrebbe anche una mascherina perché è abbastanza fastidioso il prodotto, quindi non stiamo proprio vicini vicini. Io girerei il filtro lasciamo agire per 10 minuti, un quarto d'ora, e poi andiamo a risciacquare. Vediamo la parte sotto come è venuta. Filtro praticamente tornato nuovo. Se il lavaggio del filtro non è stato sufficiente, vedete che comunque è rimasto ancora sporco, potete eseguire un secondo lavaggio. Questi filtri della KN sono garantiti per almeno 10 lavaggi. Che significa? Significa che un filtro del genere dura praticamente più di tutta la vita della nostra vettura. Calcolate che in media si va a lavare un filtro ogni 50.000 km, anche 40.000 km, moltiplicatelo per 10, penso che la nostra vettura sarà da rottamare e il filtro ancora sarà integro. L'importante è che quando andate a togliere il detergente non utilizzate un getto d'acqua troppo forte, perché potrebbe danneggiare il cotone all'interno delle maglie. Fate attenzione, mi raccomando, se no vi giocate il filtro, buttate dei soldi. Adesso lasciamo riposare e asciugare il filtro qui per il tempo necessario. Sono passate all'incirca 4-5 ore da quando abbiamo effettuato il lavaggio del filtro. Il filtro non va asciugato né con il phon né lasciato al sole. Lasciamo asciugare il filtro normalmente da una parte all'ombra, visto che voglio dire, comunque la giornata è molto calda. Vi posso assicurare che dopo 4-5 ore il filtro è super asciutto. Per l'occasione utilizzerò questo tipo di olio già super collaudato e funziona perfettamente. Andrò a mettere questo olio nella parte esterna. Se ci sono delle impurità rimarranno attaccate a questo olio fatto apposta per i filtri, e da quest'altra parte passerà l'aria filtrata. Non sono né un meccanico né un professore, sono uno che si arrangia e che ha sempre fatto in questa maniera, e sicuramente in questa maniera magari non sarà la maniera più giusta, però devo dire non ho avuto mai problemi e quindi continuo a fare in questa maniera. È facile. Mi fido di lei, Ok, andiamo a posizionare il filtro. Mettete un cartone sotto al filtro per non imbrattare tutto il pavimento. La parte esterna del filtro, quella diciamo che non ha la sporgenza. La parte con la sporgenza va internamente
alla scatola filtro in questa maniera, ed ha anche una doppia guarnizione. Vedete come è fatto? Questo va montato in questa maniera. Andiamo ad agitare la bomboletta dell'olio spray, ci mettiamo a distanza di circa 20 cm e iniziamo. Allora possiamo anche alzare leggermente il filtro in questa maniera, in modo che così vada bene all'interno delle fessure. Ok? A posto. Poi facciamo scendere bene l'olio, andiamo a togliere quello che non serve. Il risultato è questo qui, c'è un certo colore bluastro, verdastro scuro, dove si vede praticamente che l'olio è stato messo in maniera uniforme. Internamente al filtro vedete che è rimasto bianco, la parte dove abbiamo messo l'olio vedete che è scura, e adesso praticamente lo lasciamo asciugare. Io lo lascio stare così tutta la notte e domani mattina vado a rimontare il filtro. Buongiorno ragazzi, 8:45 dell'8 ottobre. Devo dire che è anche umidiccio stamattina. Allora andiamo a vedere il filtro come sta. Ovviamente il filtro, una volta che l'abbiamo oliato, va coperto se lo lasciamo fuori, perché potrebbero altrimenti andarci sopra degli insetti, quindi andremo a invalidare tutto il nostro lavoro che abbiamo fatto in precedenza. Il tessuto si è impregnato bene di olio nella parte esterna, nella parte interna è rimasto come era, bianco. Adesso non ci rimane altro che andare a inserire il filtro in una scatola filtro e richiudere. Ripeto, il filtro è fatto in maniera che la parte diciamo frontale è tutta uniforme, la parte interna è conica. Quindi andiamo a riposizionare il filtro in questa maniera, parte oleata esternamente alla scatola filtro. Una volta che abbiamo posizionato il filtro andiamo a richiudere la scatola filtro, tanto questa è obbligata ragazzi, non vi preoccupate. Quindi una volta che abbiamo chiuso la parte frontale andiamo a riagganciare 1 e 2, i due ganci della scatola, ok? Poi fatto ciò andiamo a rimettere la tubazione. Allora, vedete qui intorno alla scatola filtro c'è questa parte un po' più fina e delimitata. Questa parte va inserita all'interno di queste guide che circondano la scatola. Vedete come è fatta? Quindi non vi potete sbagliare. Basta andare a posizionare la tubazione e farla entrare dentro questa guida, così, vedete che entra dentro, e poi spingere in basso. Una volta che è entrato il fermo, la tubazione è inserita. Bulloncino da 10. Prima di stringere il bulloncino ragazzi andiamo a rimettere i due fermi in plastica. Se li avete nuovi metteteli nuovi, altrimenti rimettete questi vecchi, 1 e 2. Adesso possiamo andare a stringere il bullone. Questo perché? Perché se fissiamo prima il bulloncino poi non entrano bene i due fermi in plastica. Lavoro terminato. Non ci dimentichiamo di andare a smaltire il liquido per la pulizia che abbiamo fatto del filtro.
Pacco consegnato al benzinaio di fiducia che poi smaltirà. A posto. Grazie. Prego. Ciao tesoro! Ciao belli. Missione compiuta. Sicuramente il nostro pianeta ci ringrazierà. Ricordate gente, le buone azioni rendono le persone migliori. Un bacione, alla prossima.